il dato è univoco, se lo correggo su SAP il dato viene ribaltato su setup in maniera corretta, o viceversa, se opero su setup a sua volta il dato torna ricorretto su SAP e quindi tutte le altre funzioni aziendali lavorano con delle tempistiche, con un dato che è affidabile. A me piacerebbe trovare l'errore certe volte, hanno ragione sempre SAP e lo schedulatore. Altergon è un'azienda farmaceutica presente in Irpinia con un plant, 3 laboratori, un magazzino automatizzato di 12.000 posti pallet che è connesso a SAP, un fatturato di 75 milioni di euro quest'anno, e abbiamo adottato per la schedulazione della produzione il modulo di setup da factory scheduling. Le esigenze principali era quello di sfruttare uno strumento che ci permettesse di schedulare e pianificare vari centri di lavoro in termini sia di risorse macchina ma soprattutto risorse uomo, che sono quelle più problematiche da gestire. Un'altra esigenza che avevamo molto forte è l'esigenza di ottimizzare le campagne di prodotti che avevamo sulle varie linee di produzione. Non sfruttavamo nemmeno il sistema gestionale SAP, che su questo ambito è abbastanza farraginoso, e quindi utilizzavamo un tool, utilizzavamo vari Excel, e quindi potete immaginare la ridondanza e il grado di errore che poteva scaturirsi da una gestione del genere. Oltre all'errore richiedeva un'enormità di tempo senza avere degli aggiornamenti in tempi reali e senza avere soprattutto dei piani di fattibilità. Un'altra difficoltà che avevamo è quella di avere una visualizzazione di quelli che erano gli stock dei materiali. Voi mi dite SAP lo fa? Sì, SAP lo fa, permette di guardare lo stock di un materiale, ma non è tipica. Cioè, se io volessi vedere ad oggi date 6 campagne quanto stock di quel componente mi rimane, e diventa un'operazione abbastanza farraginosa. E un'altra difficoltà che avevamo è quella di avere le coperture dei fabbisogni, quindi degli ordini clienti, senza margini di errore, perché immaginate, per noi che siamo quindi una realtà che lavora per altri clienti, che cosa vuol dire non coprire un fabbisogno? Vuol dire mandare il cliente in rottura di stock, e questo per chi fa il nostro lavoro è il primo errore che deve essere scongiurato. Un'altra cosa che ci serviva era uno strumento che ci permettesse di dare delle sequenze ai vari ordini di produzione che venivano lanciati sulle varie linee di produzione, sui vari centri di lavoro. Quindi nello specifico avevamo bisogno di un tool soprattutto che fosse interconnesso a SAP, perché SAP è sempre un master del sistema di schedulazione e pianificazione, doveva permetterci appunto di schedulare i piani di produzione, quindi effettuare delle simulazioni inseriti dei vincoli, perché è fondamentale, sia vincoli di capacità di macchine sia capacità di risorse umane, quindi turni, ma soprattutto vincoli che possono essere per esempio da dei fermi, da dei cambi di setup, dei cambi formato, delle interconnessioni tra produzioni del bulk e del confezionamento, quindi qualcosa che ci alleggerisse il lavoro e ci permettesse di ridurre soprattutto l'errore ed essere più efficienti. Questo flusso doveva agevolare tutta la filiera della supply chain, finendo anche agli acquisti dei componenti al follow-up dell'ordine, perché se si ha un piano di produzione schedulato con una visibilità abbastanza consistente, con una fattibilità di 2, 3, 4 mesi, si riesce a gestire meglio anche quello che è poi il follow-up dei componenti che devono arrivare in fabbrica, oltre al rilascio degli stessi. Anche se il 2023 è stato il primo anno con il quale abbiamo utilizzato appunto il tool, il primo anno pieno, noi nel 2022 abbiamo avuto 2 ordini che non sono stati coperti correttamente da fabbisogno, nel 2023 non abbiamo avuto nessuno di questo tipo di problematiche. Quindi questo perché? Perché avere un sistema che è interconnesso con un sistema gestionale evita la ridondanza del dato. Il dato è univoco, se lo correggo su SAP il dato viene ribaltato su setup in maniera corretta, o viceversa, se opero su setup a sua volta il dato torna ricorretto su SAP, e quindi tutte le altre funzioni aziendali lavorano con delle tempistiche, con un dato che è affidabile. L'80% della produzione nostra è una produzione make to order. L'MRP in SAP propone degli ordini pianificati. In SAP gestiamo in maniera abbastanza
organica, sia le ricette come dicevo e le distinte basi. Vengono elaborati quindi gli ordini pianificati. Questi ordini pianificati vanno a SEDAPTA, importa questi ordini di una logica di centri di lavoro, turni definiti che noi definiamo su vari centri di lavoro, schedulazioni, vincoli e tutto il resto, e li va a inserire sulle varie linee di produzione. A quel punto abbiamo uno scenario di quello che è l'occupazione delle varie linee, vediamo uno scenario di quelli che sono i componenti mancanti, quindi qual è che è la reale fattibilità, che oltre ad avere informazioni dal punto di vista analitico, l'abbiamo anche dal punto di vista grafico, perché abbiamo dei colori che ci evidenziano dei componenti mancanti, quale potendo distinguere che cosa manca e che cosa no. Abbiamo già un'idea se esistono dei ritardi rispetto alla data di consegna. In SEDAPTA importiamo anche sia gli ordini d'acquisto dei componenti per appunto verificare lo stato dell'ordine, perché oltre a vedere se il materiale è mancante, vediamo anche se il materiale è in controllo qualità o poi un respinto o in utilizzo libero, vediamo anche se il materiale è stato ordinato, in che stato dell'ordine è. Quindi proprio per avere un oggetto che oltre a fare una schedulazione, quindi della capacità finita, quindi realmente io produco quello che ho in casa, ma avere anche qualcosa che ci permettesse di fare delle previsioni e di esaminare i vari scenari. Quali sono i benefici? Individuazione immediata di nuovi ordini non coperti. Questo diciamo ci tengo a dire, questa è la cosa principale, perché chi come noi fa questo mestiere ha l'incubo delle rotture di stock, o che si sta dimenticando qualcosa o che sta andando in ritardo. Quindi avere un sistema che è affidabile, che abbia meno margine di errore sotto questo punto di vista, è una cosa secondo me fondamentale. Migliore utilizzo delle risorse produttive, inserire quindi degli scenari perturbativi tale da utilizzare il tool come una sorta di tool di fattibilità, sincronizzare i vari step della produzione dal primo passo, quindi dalla dispensazione al confezionamento finale, quindi al rilascio e alla spedizione, evitare dei buchi di produzione, quindi i tempi morti nella produzione, sincronizzazione dei semilavorati col confezionamento finale. Questa è una peculiarità della nostra produzione, perché abbiamo alcune produzioni, il semilavorato non viene confezionato immediatamente, ma viene stoccato per un tot di giorni nel magazzino e poi viene richiamato per il confezionamento finale. Queste logiche le abbiamo importato all'interno dello schedulatore. Nel momento in cui vediamo graficamente che un ciclo di lavoro non è corretto, perché è troppo lungo, su SAP è più difficile vedere questo tipo di errori, quindi tramite lo schedulatore le andiamo su SAP in maniera molto più rapida, e soprattutto avere un costo del prodotto più affidabile. Inoltre, una cosa interessante da notare è questo, che arrivano da gestionare non soltanto gli ordini di processo, gli ordini confermati, quindi, ma arrivano proprio gli ordini pianificati che nel processo di schedulazione vengono in qualche maniera congelati, e viene sfruttata questa cosa per trasformarli poi in ordini pianificati fissati. Questo è importante per capire qual è il processo, cioè gli ordini arrivano perché l'MRP vede dei fabbisogni, vengono trasferiti al sistema di schedulazione che te li mette in fila sulle macchine, ti fa vedere quali sono le occupazioni, tu decidi quali sono gli ordini da lasciare direttamente su date a capacità finita, quindi tu vedi dove vanno a finire queste cose. Questo è una cosa molto importante che abbiamo messo in piedi insieme ad Alterco. Mi hai detto che quando preparavamo questo webinar che poi avere un'unica base dati attendibile è stato poi quello che vi ha fatto fare un salto in avanti importante, perché a quel punto lì non è più discutibile la veridicità dell'informazione. No, cioè, a me piacerebbe trovare l'errore certe volte, hanno ragione sempre SAP e lo schedulatore. L'obiettivo è quello di avere uno strumento che ti metta sotto il naso se c'è una situazione critica da gestire e tu la gestisci. È quello poi credo uno degli obiettivi più importanti. Quello che è evidente che abbiamo le coperture dei fabbisogni in maniera corretta, cioè noi prima schedulavamo e producevamo in funzione di un Excel. Immaginate un Excel, una riga che viene non inserita, la persona che fa l'inserimento non lo fa oppure la cancella erroneamente, come un caso che anche questo ci è capitato, è persa quella produzione. Una volta che l'ordine di vendita è inserito in SAP, ok, non è più margine d'errore, è coperto. Questo mi fa dormire tranquillo, questo è il primo beneficio che ho visto. Poi si lavora in maniera diversa, soprattutto c'è la possibilità, come dicevo prima, di fare delle fattibilità. Ora noi inseriamo gli ordini di vendita, ma inseriamo anche il forecast in SAP. Quindi inserendo un forecast in SAP lo ribaltiamo su SEDAPTA e gestiamo quei turni, vendiamo i turni, cambiamo scenari, quindi riusciamo a dimensionare bene pure quello che fa bisogno di manodopera
e quelli che sono i picchi di domanda, quindi a quel punto capiamo se spalmare la produzione, anticiparci con alcune produzioni è fondamentale, cioè è difficile pensare a qualcosa, a farlo in Excel, una cosa del genere.